Ciao a tutti, io sono Luca e questa è la seconda parte del video sull'errore più brutto con il congiuntivo, che io ho chiamato l'errore di Fantozzi. Questo è probabilmente l'errore in assoluto più imbarazzante con il congiuntivo e lo dovete assolutamente evitare. Come dicevo, questa è la seconda parte del video, vi consiglio vivamente di guardare anche la prima, se non l'avete già fatto. Questo vale soprattutto per le persone che sono giunte per caso su questo video e non hanno visto la prima parte. Nella prima parte del video ho spiegato di che errore si tratta, ho spiegato perché questo errore è particolarmente imbarazzante. In questo video spiegherò come evitare questo errore. Allora, diciamo che di solito questo errore viene presentato come errore con il congiuntivo, ma forse sarebbe meglio presentarlo come errore con l'imperativo. In che senso? Nel senso che questo errore riguarda alcune forme del congiuntivo presente che vengono usate come imperativo, cioè con la funzione di imperativo. Quindi da un lato la forma è quella del congiuntivo, la funzione è quella dell'imperativo, ovvero sono forme del congiuntivo che vengono usate per dare ordini o invitare qualcuno a fare qualcosa. L'imperativo sicuramente sapete che cos'è. L'imperativo è quel modo verbale che viene usato quando vogliamo invitare qualcuno a fare qualcosa. Per esempio, mangia, punto esclamativo, è imperativo, oppure mangiate, punto esclamativo, è imperativo. Di solito l'imperativo viene spiegato in questo modo, si dice che l'imperativo in senso stretto ha due forme, una per il singolare e una per il plurale, cioè mangia è per la seconda persona singolare, mangiate per la seconda persona plurale. Per quanto invece riguarda la terza persona singolare e plurale, di solito si dice che queste forme vengono prese dal congiuntivo perché coincidono con il congiuntivo. Se io voglio invitare una persona a fare qualcosa, uso l'imperativo di seconda persona singolare, ok? Questo però soltanto nel caso in cui io stia dando del tu a questa persona, ovvero nel caso in cui io mi rivolga in modo informale a questa persona. Se invece io sto dando del lei a questa persona, la questione è un attimo più complessa, perché non posso chiaramente usare l'imperativo di seconda persona, ma devo usare l'imperativo di terza persona. L'errore che io ho chiamato l'errore di Fantozzi è dato dal fatto che le persone sbagliano a formare la terza persona dell'imperativo, cioè quando vogliono formare un imperativo usando il lei, sbagliano. Il fatto è che per alcuni verbi questa forma termina in a, per altri verbi termina in i. Le persone fanno confusione e sbagliano e usano sempre la desinenza i, però il problema è che nel caso di alcuni verbi queste forme terminano per i, nel caso di altri verbi terminano per a. L'errore consiste nell'usare la desinenza i al posto della desinenza a. Si dice che l'imperativo di terza persona viene preso, tra virgolette, in prestito dal congiuntivo, però secondo me in realtà un approccio di questo tipo crea soltanto confusione. Secondo me un approccio di questo tipo è piuttosto problematico. Secondo me infatti un approccio di questo tipo contribuisce all'errore di Fantozzi. E secondo me è meglio spiegare la terza persona dell'imperativo come terza persona dell'imperativo. Ma facciamo degli esempi concreti. Partiamo dalla prima coniugazione, cioè i verbi in are. Questo è il caso più semplice. Vediamo l'imperativo di alcuni verbi in are, concentrandoci in particolare sulla terza persona singolare. Per esempio, se io prendo il verbo lavare, all'imperativo avrò lava, quindi seconda persona singolare, tu, e poi avrò lavate, punto esclamativo. Seconda persona plurale, quindi voi. La persona problematica è la terza persona singolare dell'imperativo, che noi usiamo quando diamo del lei a qualcuno. Nel caso del verbo lavare sarà lavi, quindi vedete che c'è una i, termina per i. Se prendiamo il verbo mangiare, avremo
mangia, tu, mangi, lei, mangiate, voi, mangino, loro. Sulla terza persona plurale non mi soffermerei più di tanto perché comunque viene usata molto raramente, comunque non è problematica perché basta prendere la terza singolare e aggiungere no. Se prendiamo il verbo cantare avremo canta, canti, cantate e cantino. Se prendiamo ascoltare avremo ascolta, ascolti, ascoltate, ascoltino. Se prendiamo il verbo comprare avremo compra, compri, comprate, comprino. Se prendiamo acquistare avremo acquista, acquisti, acquistate, acquistino. Se prendiamo il verbo ricordare avremo ricorda, ricordi, ricordate, ricordino. Se prendiamo cancellare avremo cancella, cancelli, cancellate, cancellino. Se prendiamo trovare avremo trova, trovi, trovate, trovino. Quindi vedete qual è il punto, che i verbi in are hanno l'imperativo della seconda persona con la lettera A e l'imperativo delle terze persone con la lettera I. Un altro esempio potrebbe essere scusare, scusa, scusi, scusate, scusino. E quindi adesso probabilmente capite perché possiamo dire sia scusa sia scusi. Se diciamo scusa vuol dire che stiamo dando del tu alla persona, se diciamo scusi vuol dire che stiamo dando del lei alla persona. Prima di passare all'altra coniugazione, volevo dire due cose. Allora, la prima riguarda i pronomi. Se io ho un pronome, se io ho il pronome me, l'imperativo sarà scusami, seconda persona singolare, poi mi scusi e poi scusatemi e poi mi scusino. Quindi notate la differenza. Alla terza persona singolare e plurale il pronome viene anteposto al verbo. Questo discorso vale anche nel caso dei verbi riflessivi, no? Per esempio, se io ho il verbo lavarsi, l'imperativo sarà lavati, si lavi, lavatevi e si lavino. Anche qui alla terza persona il pronome viene anteposto, cioè viene messo davanti al verbo. Se prendiamo il verbo comprarsi avremo comprati, si compri, compratevi e si comprino. Se prendiamo il verbo mangiare avremo mangiati, si mangi, mangiatevi e si mangino. Come vi dicevo, la terza persona plurale ve lo sto dicendo, ma in realtà non la userete, non la sentirete quasi mai. Allo stesso modo, se abbiamo il verbo cancellare, riflessivo cancellarsi, le forme saranno cancellati, si cancelli, cancellatevi e si cancellino. Un altro esempio molto utile può essere il verbo accomodarsi. Quindi se noi abbiamo accomodarsi, le forme saranno accomodati se diamo del tu e si accomodi se diamo del lei. Quindi ecco, la prima cosa che volevo dire riguarda proprio questo, cioè il discorso dei pronomi. Il pronome alla terza persona singolare e alla terza persona plurale viene anteposto. Ma questo probabilmente lo sapete già, probabilmente conoscete la forma scusami e la forma mi scusi e avete notato la differenza. La seconda cosa che volevo dire riguarda 4 verbi molto importanti, molto comuni, che hanno delle forme piuttosto particolari. I verbi sono fare, dare, stare e andare. Ma guardiamoli uno alla volta. Allora, partiamo da fare. L'imperativo di fare è fa, seconda persona singolare, poi la terza persona faccia, fate e facciano. Allora, propriamente l'imperativo di seconda persona singolare dovrebbe essere fa, ma molte persone nell'italiano contemporaneo dicono fai
e usano fai come imperativo. Cioè propriamente dovrebbe essere fa come credi, ma tutti dicono fai come credi. Ma la cosa che a noi interessa è la terza persona singolare, cioè faccia. Qual è l'errore che è stato reso celebre dai film di Fantozzi? L'errore consiste nel dire facci. Quindi il verbo fare all'imperativo di terza persona singolare termina per a, non per i. E nel film di Fantozzi c'era proprio una scena, mi ricordo, in cui un personaggio diceva ragioniere, mi facci il piacere. Quindi diceva facci, avrebbe dovuto dire faccia. Poi c'è il verbo dare, anche questo è un verbo piuttosto particolare. Le forme saranno da oppure dai, dia, date e diano. Qual è l'errore reso celebre dai film di Fantozzi? L'errore è dire di, quindi non mi dia, ma mi di con due i. Poi c'è il verbo andare, le forme di andare sono va oppure vai, vada, andate e vadano. L'errore reso celebre dai film di Fantozzi è dire vadi, cioè vadi al posto di vada. Per esempio mi ricordo una scena in cui un personaggio diceva vadi ragioniere, vadi, oppure vadi pure. Poi c'è il verbo stare, l'imperativo di stare sarà stia e non stii. Non mi ricordo se nei film di Fantozzi facevano questo errore, comunque sia l'errore è dire stii con due i al posto di stia. Quindi i verbi dare e stare sono simili da questo punto di vista. Ecco, quindi come avete visto i verbi in are in generale non sono problematici perché comunque i verbi in are per l'appunto hanno la desinenza i. I verbi in are problematici sono soltanto 4, cioè dare, fare, stare e andare. Ma passiamo ora ai verbi in ere.